Bene Antonio, buonasera, ciao e grazie mille per la tua disponibilità. Tante grazie anche a te. Mi ricordo che io avevo ho postato sul gruppo Facebook Italiani a Buenos Aires una cosa, qual è il motivo che vi ha spinto per venire qua in Argentina? E tu Ah, mi hai sì, sì, mi scritto ricordo. una cosa, quello che dicono qua in Argentina tremenda. Va bene, sì, sì, sì. Raccontaci un po', poi io ti faccio un po' di domande tranquillamente, però Bene, bene, mi bene, bene. piacerebbe Sì, sì. sentire la tua voce, che è l'importante adesso. Era il tempo della guerra, della seconda guerra mondiale. Immediatamente dopo mio papà si è sposato, lo hanno chiamato a fare il militare a Nola, Ah, vicino Nola. Napoli. Poi è andato al fronte di guerra nella Grecia ed è fatto lì in Grecia, è stato prigioniero dei tedeschi e lo hanno portato a Berlino. Per quanto tempo è stato prigioniero? 2 anni, due Ah, anni, ok. 2 anni e poi quando quasi quasi finiva la guerra, non era conveniente restare, e allora si avvicinarono alla frontiera con la Francia e lì fu liberato per l'inglese. Mentre stavo prigioniero di guerra è nato mio fratello, il più grande, che adesso ha 81 anni. Tu quanti anni hai? Io ho 74 anni. Di che anno sei? Del Sì, 40? Aspetta. 49. Quando mio papà fu liberato nel 46 e dopo sono nato io, ma come la situazione in Calabria non era tanto bene, e in quel momento in tutta l'Italia non avevo lavoro, non mangiavamo bene, lui ha fatto il sacrificio e si è venuto solo in Argentina, a Buenos Aires. Caspita, da solo. Ah. Esatto, e ogni 6 mesi mandava la rimessa a mia mamma, questo lavoro per, 7 anni, 7, 8 anni. Andava alla posta a prendere i soldi che le mandava mio papà. Ah, ho Con quei capito. soldi, che erano abbastanza buoni, mia mamma ha acquistato terre, la casa e allora ha conquistato qualche cosa, no? Ah, bene. E le ha scritto mio papà, quindi noi abbiamo tale cosa, tale cosa e tale cosa. E mio papà si è renduto conto che era il tempo per ritornare in Italia, così crescevamo i suoi figli, crescevamo con lui. Sì, anche con il E papà. esatto. E allora, ha ritornato in Italia in novembre del 1957. Ah, quindi una decina d'anni dopo, circa, poco più. Ah, 8 anni ah, dopo. 8 anni. Ah, ok. 8 anni, Ok. sì. Quindi i compagni di qui ci hanno detto: Domenico, non rinunciare al lavoro, chiedi un permesso di 6 mesi, poi se tu ti resti in Italia, ti resti e ciao. Ma se vuoi ritornare hai lavoro". E allora mio papà ha fatto così, è avvenuto in novembre del 1957 e è stato di festa, diciamo 15, 20 giorni con tutti gli amici che Ok. lo invitavano a mangiare Sì, festa di qua, sì, a festa di parte i là. calabresi festeggiano. Sì, esatto. Sì. Poi poi di 15, 20 giorni ha preso una malattia che in quel Oh. momento era in Calabria, la febbre asiatica la chiamavano in quel momento. Ah, ok. Sì, sì, sì. Ed è stato in letto per 30 giorni quasi quasi. I soldi che aveva portato ci sono finito, il No. lavoro non c'era ancora in Calabria e quindi, ha chiesto un credito a un amico e ci ha detto mia mamma: Antonia, vendi tutto perché qui questo non cambia mai. In 1 anno io ti mando il passaggio e stiamo tutti in Argentina". Quindi questa è un po' stata la difficoltà maggiore, quella dell'ipoteca della casa, immagino, o no? Ah, ok. Esattamente. Non sarebbe cambiata Ah, la situazione in Calabria praticamente. non avevo cambiato ancora, nell'anno '57 non avevo cambiato, soprattutto nel sud. Ah, ok. Chissà nel nord aveva cambiato un poco, però nel sud no. Mio papà con il credito ha pagato il passaggio, è ritornato qui in Argentina. Ah, ho Dopo di capito. 1 anno le ha inviato a mia mamma il passaggio per tutta la famiglia. Mia mamma ha venduto tutto, la terra, la casa,
e abbiamo portato i soldi qui. Con quelli soldi abbiamo accattato una casa, vecchia casa, nel barrio di Saavedra, qui a Ah, Buenos ok, a Aires. Buenos Aires, Mm. sì. Mhm. Ma non abbiamo pagato tutto, c'era Una stato parte. Ah, una ipoteca. Dopo di aver pagato la ipoteca, mio papà era figlio unico e allora ci ha mandato una carta al suo papà, ci ha detto: "Papà, noi stiamo bene, già puoi venire qui in Argentina così stiamo tutti insieme". La nonna voleva venire, ma il nonno che già conosceva Buenos Aires dall'anno 1930, no, non ha voluto venire. E allora mio papà, per far convinto a mio nonno e a ah. mia nonna per venire qui in Argentina e stare con noi, ha inviato a mio fratello, che in quel momento aveva quasi 20 anni, e lo ha mandato per fare convinto ai nonni. Ah, per convincere i nonni? Ah, ha dovuto intervenire tuo Esatto. fratello, in pratica. Ah, Esattamente, ok. esattamente. Allora i nonni lo hanno convinto di restare in Calabria. E allora, i miei genitori hanno perso un figlio, no, Praticamente con i non miei è più genitori venuto qua. no, sì, sì, non ha venuto a restare qui. Ah, solo Sì, per un ha periodo. venuto a passeggiare. Grazie a Dio noi poi, di avere pagato la ipoteca e poi quando siamo fatti più grandi e con molto lavoro abbiamo potuto ritornare in Italia, tanto i miei genitori come io e come mia sorella anche. E mio fratello è venuto anche a fare visita qui a Buenos Aires. Quando io sono stato all'età di finire la scuola elementare qui, mi ricordo bene, mia mamma mi ha detto: Antonio, vedi quello italiano che è falegname? Lo conosci?" "Sì, sì, sì, lo conosco." "Ma mi ha detto che vuole parlare con te." "Parlare con me? Perché?" Non so, non lo so. Domani dice che vuole parlare con te." Ah, Allora ok. io sabato, era venerdì questo, Mhm. sabato, verso mezzogiorno, 13, 14 ore, sono andato a vederlo e allora, gli ho detto al Don Vito: "Io sono il figlio di Antonio, è venuto qui perché mi ha detto mia mamma che lui vuole parlare con me." "Ah, parlare con te? Io non voglio parlare con te, tu devi venire a lavorare." Perché Ah, deve pagare la porta. La porta. Tua mamma si è portato una porta in casa e allora tu devi venire a lavorare. Madonna ah, mia, allora che Madonna. cazzo di Cioè, ti domande. è toccato lavorare per pagare la porta? Ah, ok. Gli ho detto io: "Poi, allora, quando a che ora incominciate il lunedì?" "No, no, che lunedì? Noi restiamo qui fino alle 16 ore. Restate con noi e ciao." Ah, ok. Poi ti dico io che mi hanno voluto bene come un figlio, mi hanno trattato moltissimo bene. Ah, bene. Ho avuto moltissimo aiuto. Io quando sono arrivato il 31 di gennaio di 1959. Io, giocando con gli amici della Ruga, comprendevo il spagnolo, 15 giorni e 30 giorni già parlava spagnolo perfettamente. Ah, eri veloce, Sì, sì, sì. E allora io quando sono andato a fare la scuola, mio papà mi ha portato a fare iscrivermi per andare a quarto grado, il direttore della scuola mi ha detto: "No, no Antonio, non è problema, tu parli abbastanza bene, in storia, ci facciamo i fissa, matematica la stessa, spagnolo poi vediamo." Sì, Sì. sì, sì. Allora mi ha detto: "Antonio, leggi qua questo libro." Io leggevo tutto in italiano. "Tu devi incominciare nuovamente a primo grado." E io le ho detto, "Nulla, io non voglio." Ah, Allora no. una figlia di una paesana calabresa sposata con un sirio libanese mi ha detto, dice: "Antonio, io ti aiuto, poi devi andare a una maestra particolare e fare l'esame", e così abbiamo fatto. E dopo 6 mesi mi ha detto: "Ma adesso Antonio io non so più di questo." So più Allora cosa insegnarti, ho andato esatto. a una maestra particolare, Ah-ah. mi ricordo bene, si chiamava Noemi, una ragazza bellissima, una ragazza giovane, io avevo 10 anni, questa ragazza aveva 20 anni, molto amichevole. Sì. Allora mi ha insegnato di tutto e nel mese di dicembre abbiamo andato insieme a fare l'esame. Dopo la signorina
mi ha chiamato al tavolo, mi ha detto: "Benissimo Antonio, hai dato tutto bene. Allora Ah, adesso mi devi cantare l'inno nazionale". uh, Io non sapevo cosa voleva dire l'inno nazionale. ah, ok. Non lo conosceva e non Giusto sapeva quello. cosa voleva dire. Madonna. Allora mi ha detto, dice: "Ma no, non è possibile, tu hai fatto tutto giusto, mi dà pena, moltissima pena che non sai l'inno nazionale". Allora dici: "Comincia con me, va, o il mortale segreto", e io non dicevo niente, me restava muto. Sì, 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 sì. Dici: Madonna", dici: "Ma ti devo bocciare". In terzo grado si giurava la bandiera qui e dovevi sapere l'inno nazionale. Bene, allora sono andato alla veranda dove mi stava aspettando la signorina che Sì? mi aveva insegnato, mi ha detto: "Dici, che t'è successo?" E io le ho contato, allora la signorina che mi insegnava a me, l'ha convinto alla signorina che mi aveva preso l'esame di, fare l'approvazione dell'esame, perché lei si impegnava di farmi sapere l'inno nazionale Ah, ok. e non mi ha Ah. insegnato solamente la parte che si cantava, mi ha Mhm. insegnato tutto, che erano come 20 pagine. Oh, sì, 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 sì. Madonna, wow. Pensate. Ho fatto la scuola industriale nella scuola Otto Krause. Non so se la conosci tu. Mi suona, non la conosco, ma mi Sì. suona, sì. La Otto Krause è la scuola numero 1 più importante, della rama industriale, no, di Ah, Argentina. ok, ah, ok. Grazie a Dio mi è andato bene, poi quando ho finito, un professore di tecnologia mi ha detto che un suo amico, che aveva una fabbrica di forni industriale, voleva, ragazzi che si avevano, graduato e non facevano il servizio militare, e ho andato a lavorare con questa gente. Ah, ok. Mh? Ah, quindi Eh. tu non dovevi fare il servizio militare, No, perché... no. No, infatti, ecco, per quello. Essendo italiano No, no, non no, dovevi io fare. sono cittadino italiano e non l'ho potuto mai. E allora, io ho lavorato con questa gente, grazie a Dio, per 5 anni. Io mi ho fatto fidanzato con mia moglie, e un familiare di lei, che lavorava in una ditta importante, in quel momento era la Hex AG, una ditta tedesca. Ah, ok. Non la conosco. Una ditta, quasi ti direi che con il tempo, nell'anno '86, era più grossa che la Bayer. Ah, wow, addirittura. Però... Sì, 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 sì. Allora, ho incominciato a lavorare nel dipartimento di ingegneria di quella ditta. In quel momento la ditta questa aveva 5 fabbriche qui in Argentina. Ho lavorato molto, poi, ho fatto tanti piani di ingegneria, mi occupavo di disegnare forni, strutture, tuberie, cose industriali per qualsiasi delle 5 fabbriche che aveva la Hex in Argentina. Nell'anno '80 è venuto qui in Argentina la ditta Ude, che in quel momento era, proprietà della ditta questa che ti ho detto io, Hex AG, per fare il polo industriale di Bahia Blanca. Incominciava qui la fabbrica per fare prodotti del plastico. Ho lavorato per 2 anni, poi per il fatto di la guerra di Malvinas, questa gente voleva rinunciare qui in Argentina, ha Ah, rinunciato ai lavori che stava facendo. Mi hanno portato per 1 anno in Germania con tutta la famiglia. Sono andato in quel momento con mia ah, moglie e mia figlia piccolina da 3 anni. In quel momento che io sono ritornato in Italia, mia mamma mi ha detto: "No, no Antonio, tu non puoi andare in Germania senza passare per il nostro paese a vedere tuo fratello con i tuoi sì. nipoti". Sono andato il viaggio in aereo, e per stare un fine di settimana con mio fratello. Che bello. Esatto. La curiosità è che mio fratello è venuto a prendermi nell'aeroporto
di Roma, io ho passato accanto a mio fratello e nessuno di due, né mio fratello mi ha conosciuto né io l'ho conosciuto. Non vi siete riconosciuti? Oh Madonna. Esattamente. Wow. Dopo 17 anni di non Eh, vedersi, eh sì. allora, dopo di aver fatto 3-4 passi, mi ha detto mia moglie: Senti una cosa, quello lì non è tuo fratello?" Mia Scu- moglie lo conosceva solamente per fotografia. E allora, poi sì, sì, è mio fratello. Allora abbiamo dato un abbraccio e sì, abbiamo andato infatti. Eh sì. abbiamo andato al paese per la fine di settimana. Poi sì, sono andato in Germania a lavorare, a incominciare a Sì, 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 lavorare, sì. Ah, bene. San Calogero qui ha 2 personaggi molto famosi. Uno famosissimo che si era molto famoso negli anni 30, 40, 50. Lo chiamavano il Sorsal Calabrese. Il Si Sorsal chiama si calabrese. si si chiamava va si Si chiamava chiamava. Domenico Ventrici. In quel momento aveva molti paesani calabresi. Allora Sì? tutti volevano sentire a Domenico Ventrici, il Ma Sorsal pensa, Calabrese. che bello. Eh. E poi un altro che è molto, però molto più famoso di tutti, Caccio Castagna. Ah, sì, lo conosco. Sì, 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 sì. I Ah, suoi ok. genitori erano di Calimera, comune di San Calogero. Ah, aveva Sì, origini calabresi praticamente, Caccio Castagna. Sì. Ah, esattamente. Mi hanno dato una scuola intensiva per un mese, tutti i giorni, dell'8 del mattino alle 17 ore. mamma mia. Tutto tedesco? Avevo la testa così. Madonna. Hai imparato il tedesco? E imparato, sì, sì, ho Sì. imparato in quel momento parlava sì, così così, no, Ah, ok. così sciolti per lavorare io lavoravo con un po' di conoscimento di tedesco e un po' di conoscimento di inglese. Facevo una misturanza, va. Eh sì, perché tanti fanno così, quando sono in un altro paese non parlano bene la lingua del posto, però fanno un po' e un po'. In Germania troppo bene, 1 anno, mi hanno dato appartamento vicino all'officina dove si lavorava, no, di 1000 metri, quindi andavo camminando. Il fine di settimana lo usavamo per andare a conoscere certe volte vicino o certe volte più lontano quando era un fine di settimana lungo, no, allora abbiamo conosciuto abbastanza, no, abbiamo conosciuto Belgia, Bruxelles, Bruges, Antwerpen, Ho capito. nell'Olanda abbiamo conosciuto Amsterdam e altre città, ma la curiosità è che mia moglie aveva una cugina lavorando vicino a noi, 150 chilometri al nord, stava lavorando con il marito in Olanda. E allora abbiamo stati quasi accompagnati, no? Ogni tanto noi viaggiavamo all'Olanda o loro venivano in Germania, alla città di Dortmund. Dopo è finita il lavoro, dopo di un anno, abbiamo ritornato. La ditta che mi aveva inviato in Germania, Ah, qui già non c'era più, ah, e ma quindi? ma la ditta madre, che era la Hex, mi ha tornato a prendere nuovamente, a dare lavoro. La ditta Hex aveva una fabbrica di annillina, non so, Ah, coloranti, ok, sì. Mhm. coloranti insieme alla, compagnia chimica era che era di Bunker in quel momento. Allora, ci hanno detto che non volevano che quella ditta non voleva che stanno più con Ah, loro sì, 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 sì. nella stessa fabbrica. E abbiamo incominciato a, fare i tramiti per accattare campo nella zona di Sarate e abbiamo incominciato a fare l'ingegneria per portare questa fabbrica di colla che si usa tanto per la pintura di latex per pintare le case, si usa come colla di falegnameria, Sì? si usa
come colla per il cotone, no? Per fare il cuoio ricostituito. Si usa anche per fare il piegamento per i bambini per la scuola. Quella fabbrica l'abbiamo fatto nell'anno 1986. Poi abbiamo usato quella terra per fare moltissime altre produzioni industriali e l'ultima che io personalmente ho contribuito a fare fu nell'anno 1997. Abbiamo fatto una fabbrica per fare prodotti chimici per l'industria agricola, Sì, prodotti esatto. agricoli, nella zona di Mataderos. E uno dei prodotti più importanti era l'acido fosforico. L'acido fosforico si usa ha moltissime usi per fare la bibita cola, per Sì? Ah, esempio, sì? Ah, la Coca-Cola? la Coca-Cola o Pepsi Cola o Sì, quella che quelle, esatto, sì, sì, bibite gassate, sì. moltissime, Sì, 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 esatto, sì. sì. Ti dà la sensazione di sete. Ah! L'acido Tu fosforico, quando eh? quando quando tu hai una torchia con una viti incastrata in un ferro che è arruggiato, gli Arrugginito, metti sì. Coca-Cola Il esattamente, quello è l'acido e quello è fosforico. l'acido fosforico. Ammazza, oh. Ha tantissimi altri usi. L'acido fosforico imbiscato con la calcia fa un prodotto che si usa nella industria alimentizia per usare come levatura nella farina. Ah, il lievito, sì. Ah, sì, sì, sì. Esattamente, sì. Ah, pensa. La farina leudante ha questo prodotto, Ah, pensa. il polvere per lievitare. Che interessante. Sto facendo una lezione di chimica qua. Sì, sì, sì. Quindi Pensa. abbiamo fatto Ma te. Sì, moltissimi sì, progetti, immagino, grazie a sì. Dio, Belli però. senza essere io ingegnere, gli ultimi 20 anni in questa ditta mi hanno promosso e mi hanno nominato, capo di ingegneria. Ah, bene, c'era un'altra cosa. Eh sì, 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 eh sì. solamente con la scuola industriale, eh. Ah, bene, ottimo. E allora faceva la ingegneria, faceva anche il montaggio di questi progetti e facevamo anche la manutenzione delle moltissime equipe che aveva in questa ditta. Cioè la Germania, quello che ti aveva tolto la Germania con la tua famiglia te l'ha restituito con il lavoro praticamente, perché ti ha Sì, dato sì, una sì. possibilità in più. Cioè quando te l'ha Sì, tolto sì, una sì. parte, poi ti ha restituito tutto, cioè ti ha restituito alla vita, si può dire. Veramente la stata in Germania mi ha dato moltissima capacità di, organizzazione, di conoscimenti, mi ha aperto, moltissimo la mente, va. Immagino. Sì, perché di solito i tedeschi sono lavoro, lavoro, Sì. lavoro, ta, 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 organizzazione, sono bravi. I tedeschi, ti dico secondo io, secondo la mia esperienza, Sì, i ah, tedeschi non sono più intelligenti da noi, dei latini. come I sono? tedeschi sono obbedienti, Ah, fanno quello che dici la norma. quello che Si dicono lo hanno fanno praticamente. Eh sì, è esattamente, quello, e non è... seguono tutti al capo, seguono. Ah, ok. Se il capo dice questo è quello che dobbiamo fare e Ah, sono ok. uniti. Ah, sì, è vero. Invece noi siamo più intelligenti, ma in forma individuale. Nell'anno 2014, dopo quasi 45 anni di lavoro, mi sono pensionato. Ah, bene. Eh beh, dai, dopo tanto tempo basta. Poi che sono pensionato, non avevo niente da fare e mi è venuto in mente di scrivere qualche canzone Ah, esatto, le tue canzoni, sì. Sì, 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 sì. qualche canzone che ho incominciato a scrivere in calabrese, Ah. in italiano e in spagnolo. Ah, tutto, giusto per non Sì, 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 sbagliarsi. sì. Un complesso amico mi ha fatto la musica di 4 canzoni, 3 in italiano e 1 in spagnolo. Ah, bene. Eh sì. Ehm, una in spagnolo, che si chiama Tornare a Galizia, Ah, per tua moglie? Volver a Galizia, perché?
Perché mia moglie mi ha detto, dice, ma tu scrivi sempre in italiano, quando scrivi in spagnolo? Qualcosa in Per la mia spagnolo, terra. ha ragione, sì, E è allora giusto, sì. mi è venuto in mente tutte le cose che mi ha raccontato e tutte le cose che abbiamo visto in visite varie che abbiamo fatto in Galizia, nella Spagna. Abbiamo avuto l'opportunità di andare in Galizia, a Madrid, Catalogna e poi anche a Valencia e anche alle Isole Canarie. Abbiamo fatto un po' di turismo. Bene. Volevo chiederti, ma avete mai pensato di andare a vivere in Italia o da quelle Di- parti là o in di- Spagna? Non so. No, no, no. Noi adesso siamo qui in Argentina, abbiamo i nostri nipotini, abbiamo i Sì, figli, immaginavo. abbiamo la nostra casa e economicamente praticamente stiamo bene, non ti dico Ok. però Però state bene. la Bene, passiamo bene. l'importante è quello, Se io ok. vado adesso con la mia pensione in Italia o alla Spagna, Ciao, ciao. Sì, non è fai niente, difficile, è non difficile. puoi fare niente Sì. Grazie di tutto per esserti reso disponibile, per averci raccontato tutte queste belle storie della tua vita, è stato interessantissimo. Ricambio e ti ringrazio anche a te. Per me è stato felicissimo di raccontare la mia piccola storia e ti dico, sono contento di seguo essendo italiano in Argentina e sono fiero di essere calabrese e fiero di essere italiano. Ti Bellissimo. ringrazio moltissimo anche a te, hai stato troppo generoso con me Grazie e con mille. il mio italiano. No, dai, no, il tuo italiano va benissimo. Avendo vissuto tantissimi anni qua, è ovvio che è un po' un mix. No, va benissimo. Ti ringrazio. Va, va bene, va bene, va bene. Bene. Allora, arrivederci. Sì, grazie a tutti. Chiudiamo qui per questo episodio delle storie di italiani in Argentina.